L'efficacia del nostro stile libero, come in realtà anche quello degli altri stili, non dipende da quanto è bella la nostra nuotata vista da fuori, ma bensì da com'è la nostra nuotata vista da una prospettiva subacquea. Infatti, al fine della propulsione e dell'avanzamento, è importante capire che se nella parte subacquea della bracciata non prendiamo e non sentiamo l'acqua, potremmo allenarci quanto vogliamo, ma non riusciremo mai a divertirci e a ottenere effettivamente dei risultati tangibili. Quindi piuttosto concentriamoci sul muovere bene le nostre braccia e le nostre mani sott'acqua. È l'unico modo per migliorare, anche perché ciò che succede al di fuori dell'acqua spesso è una conseguenza di quello che facciamo sotto. Ecco che allora dobbiamo pensare semplicemente a tirare l'acqua verso il dietro, oppure bisogna cercare con la mano di disegnare una S un po' come ci hanno sempre detto. Per rispondere a questa domanda c'è bisogno innanzitutto di fare un po' di chiarezza. Tirare l'acqua verso il dietro è quello che solitamente vediamo fare ai principianti, o comunque a tutti coloro che, non avendo una buona sensibilità acquatica, saltano tutta la fase iniziale di distensione, appoggio e presa. Infatti, non appena il braccio gli entra in acqua, non avendo percezione e non trovando appunto acqua, quel che succede è che il braccio gli cade subito a picco e sostanzialmente il risultato finale è una sorta di carezza che non porta a niente. D'altro canto questa tirata, se così vogliamo chiamarla, viene vista fare anche dai professionisti, in particolare dagli specialisti dei 50 metri. Ma loro lo fanno non perché non sentono l'acqua nella prima parte di bracciata, se no non sarebbero chiaramente a quel livello, ma semplicemente per un discorso di maggiore applicazione di forza, frequenza di bracciata, potenza. Insomma, sono professionisti. Però poi ovviamente questa tipologia di nuotata, per quanto dispendiosa essa sia e per quanto possa anche andare a nuocere l'articolazione della spalla se non supportata da una buona muscolatura, chiaramente può essere mantenuta soltanto su distanze brevi e quindi su distanze un po' più lunghe e maggiori, quindi la mano e la traiettoria sott'acqua diventano una sorta di S? Sì e no. Nel senso che pensare a fare una S sott'acqua nel mentre che nuotiamo porta nella maggior parte dei casi ad andare troppo esterni in fase di distensione, per poi stringere in maniera eccessiva verso il costume in fase di trazione, rischiando così che il braccio da una posizione iniziale completamente fuori asse si ritrovi inevitabilmente sotto la pancia. E questo non porta altro che a nuotare a zig zag, un po' come bisce, visto che ci ritroveremo a spingere l'acqua di lato anziché verso il dietro. Quindi questa S non va ricercata a tutti i costi, perché se impariamo a muoverci bene poi, bene o male, viene un po' da sola. Noi bisogna tenere presente di una sola cosa, ovvero una volta che il braccio entra in acqua, deve andare a distendersi bene in avanti, sotto la superficie dell'acqua, quindi lungo la linea delle spalle, come se volesse andare ad agganciare una sbarra in lontananza che sporge dal bordo, in modo così da aggrapparcisi e portare così tutto il corpo oltre. La sbarra però non va tirata verso di noi come se volessimo sradicarla, perché altrimenti in fase di trazione avremo il gomito basso. Il gomito infatti deve stare alto, formando circa un angolo di 90 gradi, ed è la mano che invece deve fare leva sulla sbarra per proiettarci in avanti. In questo modo la mano durante tutta la parte subacquea di bracciata si troverà indicativamente sempre sotto la spalla e non c'è il rischio che inizialmente ci scappi di lato o che nella parte finale si ritrovi sotto la pancia. Ecco quindi che facendo così la nostra bracciata subacquea sarà una progressione di velocità. Sì, proprio perché la parte iniziale sarà un po' più lenta, visto che è dedita alla distensione e alla ricerca dell'appoggio dell'acqua sul nostro palmo della mano, mentre non appena entreremo in fase di trazione, a quel punto applicheremo forza per spingere più velocemente possibile oltre la linea dei fianchi. È questa la differenza tra una bracciata efficace ed una bracciata che invece risulta tutta uguale dall'inizio alla fine, perché semplicemente è una bracciata che va a vuoto. Lo so, non è facile, soprattutto per chi all'inizio e non ha mai lavorato sulla propria tecnica e quindi sente il proprio corpo come un blocco unico. Ti dico che è normale, tante persone che arrivano da noi infatti non hanno una buona percezione del proprio corpo in acqua,
però noi andiamo a lavorare proprio su questo, perché nel nuoto è così. Quanto prima iniziamo a nuotare bene e quindi a migliorare dal punto di vista tecnico, quanto prima possiamo iniziare ad alzare l'asticella e quindi iniziare anche a lavorare maggiormente sugli aspetti volumetrici e di intensità, e quindi divertendoci maggiormente e riuscire magari anche a ottenere dei benefici maggiori. Quindi se anche tu hai queste sensazioni in acqua, ti consiglio di andare direttamente sul nostro sito e compilare la tua candidatura, in modo che così possiamo ricontattarti e conoscerci, magari fare una chiacchierata e capire insieme come poterti aiutare. Io spero che questo video ti sia piaciuto, ti invito perciò a lasciare un bel mi piace, ad iscriverti al canale per non perdere altri contenuti come questi che pubblichiamo ogni settimana. Io ti saluto, al prossimo video. Nel prossimo episodio, quali sono i cambiamenti che il nuoto induce nel nostro corpo? Ce ne sono alcuni utili ed estremamente positivi ed altri che invece possono addirittura peggiorare la nostra condizione fisica.